No, supereroe mai, ma perché per noi è la condizione che abbiamo tutti i giorni, no? Supereroe è la rivincita che ognuno si è preso verso la vita di provare, di vivere senza farsi mancare nulla. Sono abituata a stare così, quindi qualsiasi cosa che faccio per me è una cosa naturale. Se iniziamo a pensare che un cieco non è un malato, ma è una persona che ha una condizione di vita, che è quella di non vedere. Come facciamo le cose di tutti i giorni, automaticamente faremo le cose sportive, allenandosi a farle. Uno, gioco! Bene così! Uno, dai. Bene così! Gioco! Alleno la Roma da circa 12 anni. Out! Ero sul campo da baseball di Rebibbia a Roma e mi si sono avvicinati Alfonso Somma e Alfredo Meli. Sono venuti da me e mi hanno detto avremmo l'idea di mettere su una squadra qui a Roma. Bello! Mi trovavo a Bologna per un corso di informatica. All'epoca praticavo atletica leggera anche a livello abbastanza di alto livello, stavo già in nazionale e c'erano dei ragazzi che facevano il corso con me che mi dissero che loro andavano a giocare a baseball. Andai e iniziai a provare lì con questi ragazzi e quindi iniziai a giocare a baseball per ciechi. Io mi trovavo a Nettuno che c'avevo i ragazzi degli Indians, stavo a fare un torneo, mi si avvicina l'allenatore di Roma e mi fa, diceva, sai che ho visto dei ragazzi non vedenti che si allenano a Rebibbia. Finito il campionato, mi sono presentato lì, mi sono fuori a guardare questi ragazzi che battevano, guarda, porca miseria. Quando hanno finito di allenarsi, io sono entrato dentro e ho detto, dite un po' che vi servirebbe un allenatore. Prima quando c'era Alfredo Meli, che è colui che ha ideato il baseball per ciechi, lui non accettava le squadre materasso, cioè non faceva entrare chiunque faceva una squadra perché non gli piaceva che questa squadra prendesse schiaffi da tutti, insomma rendesse le partite anche ridicole. Allora pretendeva che ogni componente di questa squadra nuova facesse l'esperienza con le altre squadre. Per un anno ho dato in prestito i giocatori. Loro siamo imparati a giocare a Bologna, chi giocava a Firenze, chi giocava... Poi dopo me li sono ripresi e ho fatto la squadra. E in termine di poco ho vinto la Coppa Italia. Romualdo è un personaggio storico del baseball romano. Lui insieme ad Alberto Nardecchia avevano praticamente costruito a mani nude il campo di Capannelle. Aveva anche sue esperienze di volontariato e quindi era forse la persona giusta, nel senso che aveva da una parte l'esperienza del baseball, da una parte un po' di quella sensibilità che cercavamo per mettere su una squadra come la nostra, ecco. Con Aldo abbiamo lavorato circa 10 anni, inizialmente lavoravamo insieme, eravamo un po' uno la spalla dell'altro, dalla parte sua c'era l'esperienza, da parte mia c'era forse un pochino più di freschezza mentale e fisica. Poi lui mi ha, diciamo, lasciato un pochino le consegne, per cui sono diventato io soltanto il coach della Roma. Qui Alfo! Oh! Gioco! Oh! 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 Oh!
Oh! Oh, 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 oh. Vieni, vieni, vieni. Stop, 2 laterali a destra. No, laterale a destra. Vai dietro così, dietro. Oh, oh, così è perfetto, dietro, uno a sinistra. Ancora. Eccolo, ce l'hai sul tallone sinistro. Tallone sinistro c'hai la base. Però considera che c'hai Ye qua, quindi verso Ye c'è la prima, la terza. Lì c'è la prima, ok? Parte Ye, 1. Gioco! Un po' più a destra. Così. C'è l'aereo, tempo. Chiunque può venire a provare. Nei primi anni prendevamo un pochino tutti perché c'era bisogno di fare numero. Man mano che si andava avanti la selezione è sempre stata un pochino più dura. Non mi faccio limiti sulla bravura della persona, nel senso non posso dire no a un ragazzo se semplicemente non sa giocare a baseball, anzi, lì è un ragazzo su cui ci metti ancora più voglia e cerchi di farlo crescere il più possibile. E l'ideale sarebbe arrivare a fine stagione in cui comunque tutti hanno avuto la loro esperienza, tutti hanno giocato almeno un inning, perché poi puoi allenarli quanto vuoi, ma secondo me la cosa che li allena di più poi è scendere in campo e provare veramente l'emozione della partita. In questo gioco si sentono 3 suoni. Uno è quando dice l'arbitro gioco, poi si sente la battuta e si sente la pallina che suona, e poi dopo si sente il suono della prima base, che è piatta, che loro devono arrivare in seconda, e in seconda c'è un assistente che batte le mani, e poi quando lui arriva sulla seconda comincia a farlo più svelto e lui scivola. La cosa bella di questo sport secondo me è che veramente sono stati pochi gli adattamenti fatti per renderlo giocabile dai disabili visivi. Il campo è ridotto soltanto fra la seconda e la terza. La difesa non è schierata nell'arco di tutta la zona esterna, ma soltanto sull'esterno sinistro, perché ovviamente difendere 1000 metri quadrati di campo per 5 giocatori non vedenti è praticamente impossibile. Tu immagina che ti arriva una pallina da circa 30 metri che produce un piccolo plin plin, se ti va bene suona 3 volte, se ti dice male tu senti plin e poi la palla sparisce. Seconda e terza occupate. È stata eliminata ovviamente la figura del lanciatore. Prima base e ricevitore. Quando l'arbitro dice gioco, il battitore batte la palla e corre. Gioco! Poi questa palla rotola, attraversa la seconda e la terza, e l'arbitro di base dice buona. I ragazzi si buttano per terra dove sentono la palla, c'è il seconda base che dice 2-2-2 e gliela tirano. Il venente prende la palla, tocca la base, si arriva prima, è salvo o è out. La prima volta che vengono, giustamente sono paurosi. Quando poi cominciano a correre, riescono a correre per circa 50-60 metri da soli. Per molti di loro venire a fare baseball è stata la prima trasferta della loro vita. Sì, avevo paura perché era una cosa nuova, non avendo mai fatto sport, e poi non so, ho detto chissà se riesco.
Vai libellula! Chiarete, se no vola! È il piede destro che ti spinge avanti, non il sinistro. Oh, così, così c'eri. Allarga il destro e adesso spingi dal destro e unisci il sinistro. Oh, così, brava, eccolo, così, capito? Non è il sinistro che spinge, è il destro che avvicina al sinistro. Non te lo posso far vedere praticamente, però in teoria leggermente più dalla tua avanti, alla tua avanti, senti che... Da noi a nessuno verrà mai detto tu non sei portato per questo sport. Per tanti non vedenti il baseball, ma anche altri sport, sono stati fondamentali per fargli cambiare vita. Pronta, ye! La prima volta che ho fatto la corsa da casa base alla seconda base, per me già il fatto di correre era tantissimo. Vai, vai! Nel baseball loro sono completamente liberi. Attraverso il movimento svolto sui campi per fare lo sport, hanno avuto anche il coraggio poi di prendere il bastone e andare in giro per la città. La difficoltà di questo sport è perdere la paura per tante persone. La prima partita che ho giocato ero molto tesa, molto nervosa, molto tutto, mi sembra. Vieni, qui, ti faccio una croce a terra, la vedi? No. Così, dov'è la terza? È esagerata. Là. Così. Un altro aereo, tanto per cambiare. Vai, via l'aereo, vai! Bellissima. Dove sta il peso? Sull'avampiede. Mo' te metto 2 chiodi qua, uno qua e uno qua, ok? E poi batti, va bene? Allora, peso sull'avampiede. Non te muovi che mi castri. Leggermente più avanti, ok? Fai come l'altra volta, togli la pallina, fai una decina di movimenti a vuoto. Bello ampio, parto da su e lascio andare. Gioco!